Io mi chiamo Alfonso Mattozzi, sono nato a Napoli, nel cuore della città, di fronte a Castel Capuano e precisamente a Piazza Tribunali 95. Sono stato attratto fatalmente dal fascino della vita, della ristorazione familiare. Erano anche forse gli anni belli, erano gli anni 60, in cui si leggeva l'entusiasmo delle persone, questa voglia di fare, di esistere, e poi la gente era felice, sorrideva, rideva, si cantava. Questo fascino mi distrasse da eventuali pensieri di studi futuri, pur se attratto dalle discipline umanistiche e storiche. Rimasi veramente legato a questi interessi familiari e sono entrato qui accademicamente come aiuto in famiglia dal 65 in poi. Avevo 18 anni, ricoprendo già un ruolo di primaria responsabilità. E adesso siamo nel 2013, sono passati 48 anni e cerco di rimanere presente nella struttura che ritengo ancora familiare, perché ci si muove con i sentimenti familiari. Purtroppo il tempo usura tutto e tutti e papà e mamma già da anni non sono più con me, unitamente a quei grandi collaboratori del passato che ogni giorno noi rievochiamo per la loro felicità di essere con noi, e anche se non li abbiamo con noi li ricordiamo. Poi la storia ha fatto i suoi passaggi con i suoi cambiamenti, ma noi cerchiamo sempre di offrire al pubblico quell'accoglienza che il pubblico merita innanzitutto. In queste parole iniziali lei ha parlato molto di tempo, di ricordi, di memoria. Se le dico granaio della memoria, questa espressione, cosa le fa venire in mente? Penso alla tesaurizzazione del bene, che il granaio di sé per sé rappresenta il tesoro, la dispensa, la riserva, la fatica, il sostegno. E noi siamo un popolo mediterraneo e siamo stati i produttori di grano, noi siamo stati ed eravamo la Campania Felix, eravamo la terra che offriva il grano. Il grano è l'espressione della riserva per poter vivere. Senza grano a Napoli si dice non si cantano messe. Potremmo pensare che il granaio è il salvadanaio della vita, perché se non hai il grano non puoi pensare di mettere casa, famiglia. E il granaio della memoria è il tesoro della vita. E se lei dovesse immaginare di tracciare la sua biografia personale, la sua storia di vita attraverso il cibo, da dove inizierebbe? Allora potremmo incominciare che a 3 anni ero indisciplinatamente vigoroso, mi chiamavano Uliona. Probabilmente avevo un'energia tale e avevo una fame da lupo. Un certo giorno mio padre, per esorcizzare questo appetito e per sconfiggere in me questo appetito, ricordiamo, essendo nato a gennaio del 47, parliamo del 50-51, quando le case non avevano il riscaldamento, non avevano il gas, non avevano i doppi vetri e i bambini crescevano col pane cotto. Il cibo del mattino era la zuppa di pane vecchio con una cipolla soffritta e allungata con un poco di acqua bollente con una foglia di alloro. E queste erano le prime colazioni. Al limite, se c'era un uovo in casa, alla nonna si dava lo zabaione e al bambino si dava l'albume, si dava il bianco d'uovo. E le nostre zuppe erano zuppe che realizzavano la pulizia della dispensa, quindi mai pane vecchio in casa. Il formaggio era una cosa proibita. Mia nonna diceva: in casa due devono mangiare il formaggio, o voi o i topi. E non ce n'era nemmeno per i topi. Quella famosa
buccia di formaggio che rimaneva in casa, si aspettava la giornata della pasta e patate per poterne fare un condimento. La fame era giustificata che in casa non c'erano le riserve, si faceva la spesa giornaliera e noi già eravamo fortunati che avevamo un papà che lavorava nella ristorazione, il quale al mattino poi man mano crescendo il lavoro ci faceva trovare i panini del giorno prima lasciati dai clienti che non avevano consumato il pane. Mio nonno si chiamava Alfonso come me e quando arrivò nell'esercizio nel quale io esercito oggi la mia attività, lui era già provato da diverse esperienze con i fratelli, perché la storia familiare è piuttosto lunga. Zio Antonio Mattozzi, storico della Federico II, ha scritto un libro per la Slow Food e ha riportato un po' tutti quelli che sono gli avvenimenti familiari, innanzitutto parlando della storia della pizza e in parte dando delle precisazioni riguardo alla famiglia. Ebbene, il papà di mio nonno nasce di buona famiglia agiata, si dicevano ottonari, le persone che trattavano i metalli, non i preziosi, ma i metalli duri, il rame, l'alluminio, gli ottoni. Ed era una famiglia piuttosto agiata, avendo in casa un maestro di musica e un prelato in casa. Quest'uomo piuttosto vivace, classe 1832, si emancipa e vuole uscire in società con un commercio proprio e tenta nel 1852 di avere la prima concessione, ma siamo nel periodo regio borbonico, per cui la sua domanda viene respinta. Lui caparbiamente non si arrende e presenta la domanda sotto il nome del papà. Il papà si chiamava Michele. Non abbiamo notizie scritte, ma molto probabilmente anche il papà di Michele pare che fosse stato emancipato in queste attività. Partiamo ai tempi nostri, 1852, respinta la domanda di licenza per focacce, viene presentata da Michele Mattozzi e viene accettata. Quindi il Luigi, papà di mio nonno Alfonso, deve aspettare qualche anno, arrivare alla maggiore età per avere la prima concessione borbonica. Ebbene, siamo in un periodo che precede il Regno Italiano, che precede la visita di Garibaldi a Napoli. Quindi viviamo in quel periodo storico con le leggi borboniche, con le sue restrizioni e con le sue regole. Ebbene, in quegli anni la pizza incomincia a farsi strada perché l'uso del pomodoro incomincia a diventare diffuso. Certamente noi non dobbiamo dimenticare che il pomodoro durante il Settecento non viene usato nelle cucine. È il duca di Monvicino che nel 1839 fa il primo ragù e lo mette per iscritto. È da quegli anni in poi che il pomodoro si diffonde. Si diffonderà molto di più quando l'uso del pomodoro diventerà industriale e quindi distribuito dalle aziende interessate. Nel momento in cui il pomodoro diventa un elemento utile per la lavorazione, si crea la pizza. La pizza è sempre esistita. In Marocco, in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Grecia, dovunque. Si è sempre cotto il grano, la farina, sulle piastre roventi di mattoni e si è ricavato una piadina da mangiare. L'uso del pomodoro crea questo principio della pizza e poi diventerà il business dei secoli futuri. Il pomodoro secondo lei che rende la pizza napoletana unica al mondo? Perché la fa partire, la lancia. Mentre prima la pitta
era di dominio pubblico di tutti. È il pomodoro a Napoli che crea questo principio e si diffonde. Lei pensi che a metà 800 le pizzerie a Napoli erano 50-60 e qui abbiamo l'elenco delle pizzerie dell'epoca, ma nel momento in cui ne andiamo a leggere ne troviamo una quarantina, una cinquantina. Oggi Napoli e provincia conta circa 12-13 mila pizzerie, ce ne sono milioni nel mondo e non c'è un interesse economico se non è diretto all'uso della pizza, perché specialmente in epoche come oggi di recessione, di crisi economiche, le pizze sono sempre un viatico per cavalcare l'onda dei periodi, diciamo, un po' non veloci. Il momento per me epocale di passaggio fra la vecchia concezione del cibo avviene verso la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, quando si passa dall'educazione stradale del cibo, poiché il cibo si mangiava con le mani, e si passa alla intercessione di alcuni commercianti dell'epoca della colazione alla forchetta. È un pensiero filosofico. Il socialismo avanza e avanza innanzitutto nelle famiglie dei pizzaioli, di quei commercianti dell'epoca che aprono, quindi di apertura alle nuove classi, perché si passa dal popolo della strada al popolo che si siede a tavola. Non sono ancora borghesi, ma non sono nemmeno i reietti che mangiavano obbligatamente per strada. E allora metti il fenomeno degli emigranti. Noi abbiamo avuto 20-30 anni un transito a Napoli di milioni di persone che andavano in Sud America, Nord America. Quale piatto migliore di rifocillare una famiglia che se partiva per un nuovo mondo certamente non aveva i soldi per mangiare un pranzo al ristorante. Quindi la famosa pizza che prima veniva divisa a modo di focaccia, in un modo primordiale con lo strutto, solo con i formaggi, diventa una pizza condita col pomodoro e si può anche mangiare a tavola. Questo è il vero socialismo della pizza, essere a portata di mano e passare dalle mani alla forchetta. Da pizzaioli si diventa ristoratori in virtù del passaggio dalla seconda guerra in poi, perché nella seconda guerra mondiale in poi si ha voglia di ricostruire. All'interno della famiglia si erano già avuti degli esperimenti di ristorazione elegante. Infatti, agli inizi del Novecento, Mattozzi in Piazza Carità, oggi non più Mattozzi, era frequentata dal principe di Piemonte, era frequentato da Matilde Serao, da Scarfoglio, era frequentato da Salvatore Di Giacomo, da Tosti, e tutti gli intellettuali dell'epoca. E ci sono dei libri che raccontano degli incontri che avvenivano o quando si usciva da Bideri e Salvatore Di Giacomo insieme alla Serao dicesse: abbiamo fatto soldi, possiamo pure andare a mangiare una pizza da Mattozzi. E di quale fratello era quel Mattozzi di Piazza Carità? Era il fratello più grande di mio nonno, che si chiamava Gennaro, il quale esercitò in un arco temporale di circa 40-50 anni il ruolo del frater familias, quindi era il fratello che amministrava i fratelli più piccoli. E furono i pionieri di aprire anche fuori porta. Ricordo benissimo che mio padre, che nacque nel 1924, nacque a fianco all'Hotel Tricarico a Bagnoli, perché avevano aperto nella zona balneare. Come ricordo benissimo da racconti e da scritti che mio zio Gennaro aprì anche alla strada Bernini,
che non era ancora una via, ma era una strada di campagna, e questo locale lo mantenne per circa 30 anni. Leggendo il libro di mio zio andiamo a curiosare, 1890, quindi parliamo, ecco qua, 1890, Mattozzi, Luigi Fu Michele, strada Bernini, Nuovo Rione Vomero, lettera Z. Quindi parliamo di un periodo in cui il verde avvolgeva il Vomero e non c'erano case. Però questa famiglia si muove e apre un punto anche al Vomero. Poi questo locale, dopo circa 30-32 anni, fu ceduto agli amici della pizzeria Gorizia, poiché nell'ambito della ristorazione e pizzeria si usava avere dei rapporti familiari con i giovani di bottega, i quali crescevano, imparavano, e poi i maestri in alcuni casi gli affidavano le botteghe. E uno di questi validi collaboratori dell'epoca fu il commendatore Grassa, poi diventò commendatore perché esercitò molto bene la sua professione di pizzaiolo. E anche lui adottò sul Vomero la colazione alla forchetta, tanto è vero che passando per la loro ubicazione anche loro mantengono delle foto a epoca in cui sta scritto colazione alla forchetta. Quindi da questo punto raccolgo e penso che ci fu un movimento culturale di tutta la categoria del settore e crearono le basi del vero socialismo. Il socialismo è nella cultura, è nell'educazione, è nel vivere fra la gente. Durante l'autarchia del periodo fascista, la priorità dell'alimentazione era per l'esercito. Le carni non venivano gestite e i ristoratori non potevano vendere più di un determinato quantitativo di pane. Ogni avventore aveva un bollino con il quale aveva diritto a una quantità di pane. In una ispezione della polizia militare dell'epoca trovarono nel nostro ristorante, proprio questo qui, al civico di via Marchese Capodiso, ed erano gli anni 39-40, un quantitativo di pane superiore ai bollini registrati. Mio nonno fu condannato insieme al fratello, non so a quanti mesi di carcere, per il reato di acciottaggio. Era lo stesso momento storico in cui la famiglia Picardi, che erano gli industriali del grano, dei biscotti, furono condannati a morte, ma ciò non avvenne perché poi ci furono le 4 giornate, l'armistizio e finì la guerra. Quindi per dire come gestire un locale in quegli anni era molto difficile. Era anche pericoloso. Era pericolosissimo, perché c'erano leggi militari. E questo è un locale che, ciò nonostante si trovasse vicino alla zona del porto, è andato avanti, non ha mai chiuso un giorno per mantenere le proprie famiglie. È il colera del 74. Che ricordo ne ha? È un ricordo della caccia alle streghe, della caccia all'untore. Improvvisamente, dalla sera al mattino non entrarono più persone al ristorante, perché si pensava che tutto potesse trasmettere malattie. C'era una paura collettiva di trasmissione. E quindi mentre tu ti trovi a condurre una famiglia, all'improvviso ti rendi conto che il locale non ha più reddito. E allora ci trovammo nella necessità di ridurre il personale. E fu il momento in cui mio padre, da principe della ristorazione, abdicò e si mise in cucina, lasciando a me il ruolo di conduzione che già avevo assunto quasi da 10 anni, però me lo rilasciò in modo totale, perché dovettimo licenziare persone, il lavoro non c'era più e lo dovettimo ricreare, rispettando quello che erano le esigenze del pubblico. I primi periodi abbiamo incominciato a lavorare con i piatti a monouso, bicchieri a monouso, posate a monouso, che lo spavento era totale. Poi dopo
arrivarono le vaccinazioni di massa, ci fu lo scarico delle responsabilità e i frutti di mare pagarono la colpa. Scomparse determinate forme di attività. L'ostricaro, che prima era una figura che era in tutti i locali dell'epoca, da quegli anni in poi scomparve. Si dovette inventare un nuovo mestiere. Noi se andiamo a Parigi troviamo nei ristoranti il banco degli ostricari, perché loro da secoli lavorano in un modo preciso, quindi frutti di mare che arrivano dai centri di raccolta, poi stabulati e poi venduti. Da noi ancora oggi sui banchetti dei mercati si usa vendere i frutti di mare con l'acqua di mare. Da dove arriva l'acqua di mare? Da Piazza Vittorio, da San Giovanni. E lì è il motivo per cui i cibi poi diventano pericolosi. Perché l'europeo oggi si chiama così? Nel 59, nel 58, nel 60 incominciò a crearsi questo spirito europeo. Quindi l'Euratom, il governo Tambroni, questo scambio delle culture europee, e poi anche perché mio padre era un po' uno snob della famiglia, avendo questo pallino dell'educazione, della cultura, ci teneva a isolarsi dal mattozzi generale familiare, che noi ancora oggi, quando diciamo mattozzi, sei quello delle pizze, sei quello dei ristoranti, capitato in tribunale essere in una causa come testimone, il magistrato, Mattozzi, quello delle pizze. Quindi, allora, l'europeo, una nota di distinzione. Oggi quali piatti propone nel suo ristorante? Sfogliando diciamo il suo menù, ho visto che ci sta casatiello napoletano, mozzarella di bufala versana, sì, fagioli di controne, quindi tutti i prodotti volutamente scelti che appartengono a presidi scelti. Indubbiamente avere del maialino nero è un privilegio e quindi cerchiamo di averlo. E la mozzarella deve essere di primissima qualità perché non la facciamo noi, però siamo responsabili. Se un mio ospite entra dalla porta deve avere lo spettacolo della mozzarella, perché la mozzarella, se è mozzarella, parla. Dico la mozzarella per dire tutti i prodotti di qualità del nostro comprensorio. Questo vale per il pieno di pomodoro, questo vale per le paste di Gragnano che devono essere di primissima qualità, degli oli campani che ne abbiamo e ne abbiamo di buonissimi, i nostri agrumi che sono un'eccellenza e cercare di offrire con onestà i prodotti stagionali. Quindi principalmente prodotti campani comunque. L'unica cosa che è tollerata nel nostro menù per un rispetto europeo, per non dissentire dalla griffa della famiglia, è avere un buon prosciutto di Parma e un parmigiano per condire bene il resto. Non per razzismo, per una questione di orgoglio territoriale, avendo noi dei prodotti meravigliosi, di poterli esporre e proporli, secondo le loro stagioni. Quindi rispettando i tempi della natura, la stagionalità dei prodotti, quindi mai fragole a dicembre. Vogliamo vedere un po' le foto di famiglia? Sì. Questa foto è una foto particolare perché evidenzia la compostezza e l'educazione dei collaboratori. Veda la disciplina, l'educazione di portare il cravattino. E l'uomo antico, il vecchio di bottega, che porta il camice perché sta al banco esterno. Mio nonno ha il suo ruolo privato con i fratelli e quindi in questo caso... Chi è suo nonno? Vestito di bianco, sì, a destra. E questo è il 1920, dove loro già avevano adottato la colazione alla forchetta. Quindi nell'immediato dopoguerra della prima guerra mondiale loro già si erano affacciati, operando in zona. Questo civico era in via De Pretis, al numero che si legge 87.
esiste ancora come locale ma ha una diversa ubicazione come interesse, però lo stabile esiste ancora ed è a fianco alla caserma Zanzur, sui 3 gradoni che portano verso Piazza Municipio, e loro già erano proiettati a un rapporto verso le compagnie marittime, quindi la Cunard Line, che facevano i viaggi per il Sud America, Nord America. Come noi oggi abbiamo i nostri vicini che sono i fratelli Grimaldi, che sono, che sono l'eccellenza dei trasporti marittimi. dei trasporti marittimi, esattamente. Che loro scelsero la zona della sezione porto perché era la zona attiva. Immagini in questo quartiere, prima della trasformazione industriale, i magazzini di fornitura navale tenevano le donne che pulivano le verdure, gli ortaggi, mica c'erano i catering e i surgelati. Le navi dovevano affrontare 30 giorni di navigazione e dovevano sfamare 3.000 persone a bordo. Certo. Quindi questo indotto produceva lavoro per 5-6.000 persone in zona. E noi ristoratori e operatori del settore abbiamo sbarcato il lunario con loro, sempre con le non certezze, perché niente è dato per certo. L'innovazione è il rispetto della tradizione, perché non c'è futuro se non esiste un passato. Se tu non osservi il tuo passato non puoi avere innovazioni. Allora che cos'è in questo momento il rispetto meteorologico? Adesso le cozze incominciano a essere piene, adesso la verdura ci dà i fiori, allora quei fiori gialli li facciamo imbottiti, quei fiori piccoli ne facciamo un condimento che va a arricchire una pasta con le cozze. Però se ne uniamo i fiori alle cozze abbiamo fatto un'innovazione, certamente rispettando una tradizione, perché le cozze lei non le ha mangiate a dicembre, perché la cozza che fa a dicembre si muore fredda e quando la cuoci non trovi niente. Non è succosa, diciamo. Dice, adesso si rilassa perché a livello di clima i prodotti hanno una rilassatezza, come la pasta e la pizza. Se tu la fai fresca non è pronta da mangiare, deve stare 12 ore a riposo, deve crescere, deve avere la sua crescita. E poi se la fai in un orario è una cosa, se la fai in un altro orario è un'altra cosa. E in che orario bisogna farlo? E quando il forno è più stanco, che vuol dire che ha incamerato calore e non è avvampato, che c'è la differenza tra quando si avvampa e quando si cuoce. L'ultima domanda per me, e poi la liberiamo, non so, per le altre domande. Rispetto alla tradizione, la tradizione ha anche ruoli, no? Cioè chi fa le cose. Uomini e donne in cucina, nel passato e nel presente, gli chef e le cuoche. Che cosa... Argomento meraviglioso. Il cuoco perché è maschile e non la donna? Perché sollevare una pentola da 10 kg, qualche volta da 15 kg, è un peso fisico. Io ho visto piangere mio padre perché a 70 anni non aveva più la forza che aveva l'anno prima. Una donna, per quanto forte possa essere, non perde mai la grazia della femminilità e alcune cose purtroppo non può farle. Può riuscire benissimo in quelle che sono migliorare una cucina, indubbiamente. Se noi pensiamo a una Nadia Santini, che pensiamo a una Rossana Marziale, queste ragazze, queste signore dell'alta cucina, ma è un tipo di cucina diverso. Noi quando parliamo di cucina parliamo anche di cucina spartana, quella lì che deve sostenere il lavoro. Ecco perché è un lavoro un po' maschile. Io sarei onorato di avere delle signore in cucina, perché a mano di una donna. Le hai mai avute? Le tengo come critiche in famiglia. Ecco, ci
sappiamo che la donna è mamma e se è mamma la sera deve stare con i figli. Oggi che abbiamo aperto le frontiere, che ci stanno tante persone volenterose che hanno scelto di lavorare in mestieri più duri, esistono persone di volontà. Io per una questione di rispetto ho mantenuto sempre un organico familiare di senso locale. Mi avvalgo di donne per il controllo dell'aspetto della pulizia femminile, perché gli uomini sono buoni per i lavori fisici ma non hanno l'occhio femminile. E poi l'aiuto forte delle donne in famiglia è quello di criticare i piatti, perché quando le donne mangiano i piatti allora vuol dire che il piatto va bene. Quindi sono la migliore giuria che possa esistere. Tornando al discorso di tradizione e innovazione, secondo lei ci sono oggi in una città diciamo contemporanea, occidentale, che ha diversi influssi anche provenienti dall'esterno, perché ci sono anche degli immigrati, quindi provenienti da tutte parti del mondo. Questi influssi provenienti dall'esterno, influssi culturali, si riscontrano anche nella cucina del territorio? Sì, è un momento di esperienza che io ho contratto direttamente. Ho frequentato per un periodo di grande fascino un amico che attualmente è una stella Michelin, è un 2 stelle Michelin. E l'ho frequentato quando era agli inizi, prima che diventasse una stella. E parlo di un amico molto caro, che voglio bene, ho voluto bene, Gennarino Esposito. In un momento in cui la collaborazione da Gennaro si avvalse di un ottimo collaboratore tedesco, io che ero un frequentatore, perché Gennaro per ammirazione lo frequentavo, e mi resi conto che la cucina non era più la stessa. Io ebbi l'onestà di chiamare Gennaro e dissi: ma il tuo percorso sta cagnando? Dice: ma perché? Perché tu mi sa che sta cagnando i piatti. Sembra come devo fare? Digli che è il miglior cuoco del mondo, ma che tu non lo puoi pagare. Si sente, mi hai dato un'idea e mi ringrazio moltissimo negli anni a venire. Quindi la tradizione vuole che il cibo venga fatto secondo la tradizione, che se tu rimani catturato dallo straniero in positivo accetto, ma non mi deve snaturare un piatto. Prima di portare la genovese a tavola qui abbiamo fatto percorsi, briefing che sono durati giorni, perché sia il genovese non nasceva come dicevi, la genovese a tavola non si portava, e questo avendo persone che avevano lavorato con noi per anni. Quindi come puoi affidare un discorso di tradizione a uno che semmai vede la carne ed è terrorizzato dalla carne? La cultura musulmana vuole carni cotte, la carne cruda sono terrorizzato. E che fai? Non lo cambierai mai e non ti farà mai una carne al sangue, ti farà sempre una carne bruciata, perché vede, non lo concepisce proprio. E quindi nel momento in cui tu accetti una collaborazione straniera devi essere cosciente che ti modifica i tuoi piatti, e se vuoi essere un alfiere della tradizione non lo puoi fare. Quindi nei suoi piatti non ci stanno nessun tipo di contaminazione, diciamo, proveniente dall'esterno. Ma se devo offrire una certezza a un ospite che viene dalla porta, il decalogo della mia conduzione è questo qui, altrimenti si aprono delle aziende nuove con degli indirizzi nuovi. Allora in quel caso, ma se tu vieni da me che rappresento in città un discorso, io non posso cambiare. Allora si apre un locale nuovo, cucina danese, cucina libanese, la gente viene perché l'accetta. Avrà successo o non avrà successo, ma il consumatore, il famoso pubblico, quando entra da una porta, vuole quello che si è chiesto. Che cosa è secondo lei la dieta mediterranea? La dieta mediterranea è poter usufruire di alimenti nostri che sono semplici, alimenti che sostengono e garantiscono all'individuo di avere un'alimentazione sana, che si basa sugli alimenti sani, meno intingoli, meno salse, ma cucina vera, quindi grano, pomodoro, frutta, verdura.
Gli alimenti che hanno fatto crescere generazioni, che hanno educato per secoli i nostri avi. Sono certezze. Oggi che ne pensa della pizza americana? Sono due culture enormemente diverse. La pizza americana è una pizza che ha delle esigenze di taglio innanzitutto. La pizza è nata a Napoli nel forno napoletano e chi osserva il nostro disciplinare fa una pizza napoletana. La pizza americana è una pizza che la fanno in tutto il mondo e che poi viene tagliata a pezzi, è un business.